Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, infinitamente, eternamente grazie per tutto quello che sto leggendo, per tutti i messaggi che mi mandate, per il percorso che fate insieme a me. È straordinario quello che stiamo facendo. Grazie. In questa settimana, ragazze e miei ragazzi, sono riuscita a fare solo una consulenza perché stiamo lavorando a bomba, abbiamo visto segni zodiacali uno dopo l'altro, perché? Perché è necessario e quindi grazie per tutte le donazioni che sto continuando a ricevere, sia con i super grazie su YouTube, sia sul PayPal, sia sul conto personale. Grazie. Io non mi fermerò mai. E questa è in risposta ad alcune mail che mi avete mandato. Non smettere mai, Francesca, ti prego, non smettere mai. Non posso smettere di essere, non posso. Non mi smentirò mai nell'essermi. Non so che sto dicendo, vabbè. Non smetterò mai, non smetterò mai. Il vostro amore e supporto è uno scambio continuo, è uno scambio continuo. Come vedete, prosperiamo in questo amore, prosperiamo. E quindi grazie ragazze e miei ragazzi, grazie. Anche oggi, per tutte voi e tutti voi che mi avete fatto le donazioni, sia con i super grazie nei video di questa settimana, e sia per tutte le altre donazioni che ho ricevuto, alla fine di ogni lettura farò un messaggio per te, ok? Quindi grazie. Abbiamo pubblicato i segni zodiacali del mese di maggio. Come avete visto è proprio il bruco che diventa farfalla, no? E adesso vediamo come entriamo in questo mese di maggio, come chiudiamo aprile e come entriamo nel mese di maggio. Allora, oggi faremo la croce celtica. Siccome alcune di voi me l'hanno chiesta, Fra, mi fa la croce celtica così posso imparare? Ok, facciamo la croce celtica. Per questa settimana andremo a vedere cosa accade in tutti gli ambiti, quello che ci diranno gli spiriti attraverso le carte e poi andremo a esaminare l'amore. Per le tantissime ragazze nuove e ragazzi nuovi, sotto all'info box trovate il nostro percorso che parte dai 21 giorni e poi arriva fino alla fine della nostra esistenza. Il percorso più bello che esiste del percorso sciamanico dei 21 giorni. Poi voglio rispondere anche a una nostra sorella, ma è di utilità a tutti, che mi ha scritto su Instagram. E comunque volevo dirvi, ragazzi miei ragazzi, quando mi scrivete su Instagram per le consulenze, vi rimando sempre alle mail, perché se io ce l'ho tutte sulle mail, sia io che il mio staff possiamo gestirle, altrimenti, come è successo anche negli anni, le ho perse tantissime opportunità di consulenze perché mi mandate messaggi su Instagram, ma è sempre su taromantic21@gmail.com per quanto riguarda tutte le consulenze, va bene? Allora, una nostra sorella mi ha chiesto, Fra, ma questa formula pentacolare come la devo fare? Che non l'ho capita. Allora, la formula pentacolare è di una semplicità unica, non che tu non l'abbia capita perché non ci arrivi, di una semplicità unica. E siccome la nostra mente razionale non comprende le cose semplici, il punto è che più è semplice, più fa effetto, più è efficace. La complessità non fa parte dell'anima. L'anima è semplice, seppur è una sfera complessa dell'esistenza. E quindi ciò che è semplice, come le pratiche sciamaniche, funzionano all'istante perché sono facili, semplici. Allora, la formula pentacolare che trovate nel video Magia Pratica 11, la prima parte, la seconda parte sulle formule magiche, è ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, ho fede in te. Sono 5 parole o 4 a seconda di quello che l'immagine ti chiede. Per esempio, ho litigato con mio figlio, oppure ho litigato con mio marito, ho litigato con mia madre, questo è il mio, che ho litigato, vero? Allora, bene, mi metto
in una posizione meditativa, posso stare anche seduta sulla sedia, una posizione regale che esprima nobiltà, con le mani sulle gambe, posizione rivolta verso l'alto e schiena dritta. Allora, immagino ad occhi chiusi mio figlio, immagino mia madre, immagino quella certa persona che mi sta facendo vivere quell'emozione difficile. Bene, ad occhi chiusi immagino questa persona. Oltre a questa persona ti arriveranno altre immagini della tua vita in cui hai sperimentato la stessa emozione. Bene, mentre sei in contemplazione di questa immagine, può succedere che arrivi un'altra cosa, cioè l'immagine dell'emozione stessa, che è la dea dell'abbandono, dea della tristezza, dea della solitudine, o il dio Ares della guerra, la rabbia. Quindi, siccome la persona è un veicolo di queste emozioni, nella misura in cui ti arriva l'immagine dell'emozione, oltre a quella della persona che di sfondo, no? A un certo punto la persona, succede questo nell'immaginario solitamente, la persona è qui, ti immagini la persona nel tuo terzo occhio, a un certo punto da questa persona si tira fuori un'altra immagine, che è la dea o il dio in quel momento rispetto all'emozione. Se non ti arriva l'immagine del dio o della dea, va bene la persona, perché la persona è in quel momento che è veicolo di quell'emozione. Allora su quella persona tu, dentro nella tua mente, inizi a dire: ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono o tutte e due, e poi ho fede in te, ho fede in te. Poi, come tantissime migliaia di voi ormai fanno, la formula pentacolare si riduce anche a 3. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. E anche in una, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. L'importante è che abbiate fede in quell'immagine, in quell'emozione. Lo dite mentalmente, potete stare 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, poi lo dite anche verbalmente, ad occhi chiusi, come vi sentite di più. Una volta verbalmente lo dovete dire: ti benedico, ti amo, ti perdono, ti ringrazio, ho fede in te. Questa è la formula pentacolare. Le mie ragazze che i miei ragazzi che hanno fatto le masterclass hanno una pratica apposta con la formula pentacolare che è potentissima, quindi voi continuate a fare quella con tutta la pratica della formula pentacolare messa insieme alla sequenza che abbiamo fatto, no? Del mandala visionario, perché voi che avete ricevuto l'iniziazione da me, quella pratica è molto più incisiva, perché avete ricevuto lo spirito dell'iniziazione. Per tutte le altre ragazze mie, ragazzi miei che fanno il percorso sciamanico nel canale, appunto, questa è la formula pentacolare, semplicissima. Sappiate sempre, perché vi deve arrivare a un certo punto l'immagine del dio, della dea, con il veicolo di tuo figlio, tuo marito, perché dobbiamo spersonificare. Non è che dici ti amo a tuo marito, a tuo figlio, o ti amo a quella persona che ti ha messo i bastoni tra le ruote, è difficilissimo. Cioè non è quella persona lì a cui dici ti amo, è l'emozione che attraverso quella persona si è palesata a te, perché quella persona era perfetta per il tuo karma. Altrimenti quell'emozione non l'avresti potuta sperimentare. E così su tutte le cose che vi danno fastidio, così su tutte le cose che vi fanno uscire fuori di testa. La formula pentacolare. E poi, come ho risposto anche a una nostra sorella per email, che mi ha scritto: sto facendo la formula pentacolare però con mio figlio e la situazione è veramente difficilissima perché è arrabbiatissimo con me, eccetera. Ok, allora, oltre alla formula pentacolare da fare a manetta sempre, devi arrenderti a quell'immagine, cioè la resa, che poi è ho fede in te, ho fede nell'immagine, no? Uketamo, do un posto nel mio cuore a questa situazione, non devo perdonare nessuno, ma quando dico uketamo, cioè io ti includo, io ti accetto, so che questa immagine che sto vivendo con mio figlio, in questo caso con la nostra sorella, è un'immagine che fa parte del percorso della mia anima, e allora nella misura in cui io non l'accetto oppure faccio le pratiche per farla cambiare, e il Dio diventa terrifico contro di me, perché
Se tu stai facendo, perché il confine, ragazzi miei ragazzi, è sottilissimo quando fate le pratiche per cambiare qualcosa, ma per cambiare qualcosa deve passare dall'accettazione di quella cosa, altrimenti quella cosa non cambia, si moltiplica, diventa nefasta sempre di più. Allora, l'accettazione che poi è la resa. Uchetamo, do un posto nel mio cuore a questa situazione. Mio figlio si arrabbia con me, mi dice brutte parole. Uchetamo, do un posto nel mio cuore a questa situazione. Ti includo, ti accetto, ti amo, ti accetto, ti accetto. Uchetamo, do un posto nel mio cuore a questa situazione. E poi mi faccio la formula pentacolare su tutte le emozioni che sto provando. Prima di cambiare qualcosa, il cambiamento deve passare dall'accettazione, perché quello che stai vivendo è già predisposto dal divino. Quando tu non l'accetti quella situazione, cioè non fai nulla per darti a quella situazione, per comprenderla, cioè la porto con me, non significa capire con la mente razionale, non la devo capire la situazione, quella è l'analisi mentale, la devo comprendere, porto con me, uketamo. Perché è come se dicessi al divino, se la vuoi cambiare subito, che non l'accetti, il divino, scusate il termine, un coglionazzo, non capisce una mazza, allora il divino si incazza, cioè si adira contro di te. Diventa più terrifica la situazione, fin quando non ti dai uketamo. Allora lì le cose iniziano a cambiare, come migliaia di voi state già sperimentando. Perché la linea sottile, la mente razionale, prende tutto quello che studi, tutto quello che fai per mettertela in quel posto, insomma. Allora noi la dobbiamo darci all'evento, e quando ti dai all'evento lo accetti, anche se la tua mente razionale dice questo evento è brutto, non lo voglio, eccetera, tu stai andando contro la mente razionale a quel punto non può fare più niente, si perde, svanisce e tu stai cooperando con gli dei. Ok? Ok, detto questo, ragazzi miei ragazzi, dopo questo preambolo, abbiamo due varianti oggi, potete sceglierle, mi stavo impappinando, sceglierle entrambe. Sotto all'info box trovi la timeline di ogni variante, se mi ricordo di metterla. Già state ridendo. Sì, che mi ricordo. Quindi metteremo un cocktail, non il cocktail di Scampi, ti ricordi il cocktail di gamberi anni 80 e Scampi? No, il cocktail di gamberi. Mettiamo un cocktail di oracoli. Vi ricordate quel cocktail, le bandierine lì sui panini anni 80? Madò, come siamo rimasti lì. Almeno io, bellissimo, stupendo. E andiamo a vedere questa settimana di chiusura di aprile e di inizio di maggio che cosa ci diranno gli spiriti e come ci guideranno. Allora, e partiamo dal primo. Allora, lo mettiamo qua e vediamo un po' che energie ci sono un po' con gli oracoli, ok? Allora, mettiamoci, mi sono comprata 200 oracoli, adesso non so, ne vorrei uno nuovo, visto che, dai, mettiamo, allora, vado tutti li voglio mettere, e mettili tutti, fra, e sì, comunque, appena girato, e sì, mettili tutti, dai, emozioniamoci. Allora, chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare questa lettura per te, affinché tu abbia visione, gioia, bellezza e prosperità. Sabbe, satta, sukhi, hontu. Allora, facciamoci questo cocktail di oracoli. Per questa settimana, per le mie ragazze e i miei ragazzi con la prima variante, o anche la prima variante. Unisci gli estremi. Sì, la verità sta nel mezzo. Unione e armonia. Belle queste carte, Il perdono. Cioè, lo abbiamo detto praticamente nell'intro. Uketamo e formula pentacolare. Cioè, questo è il risultato di Uketamo e la formula pentacolare, capito? Allora. Presto avrai un incontro, una riappacificazione, la conferma di un legame importante, perdono, lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. Come vi dico sempre, il perdono non esiste in natura, come il brutto in natura non esiste.
perché la natura segue un canone estetico, invece noi umani seguiamo un canone, un codice etico. Il codice etico è diametralmente opposto al codice estetico, è la bellezza, il darsi, il sacrum facere, l'offrirsi. Come il perdono in natura non esiste, esiste per noi la pacificazione delle immagini perturbate. E quindi più che perdonare do un posto nel mio cuore a questa situazione, come ti ho detto nell'intro, no? Uketamo, c'è quella situazione nella mia vita, c'è questa cosa, io non ho l'ardire della mente razionale di cambiarla, altrimenti il Dio mi asfalta. Prima uketamo, ti includo, ti accetto, so che, dire so che è il cammino, il Satipattana, prendo consapevolezza del fatto che fa parte del mio percorso animico, l'accetto, la includo, so che, uketamo, ok. Allora, in questi giorni mi dice che ti togli di dosso un grande peso emotivo, c'è un rilascio emotivo molto forte, un rilascio emotivo perché l'accettazione, l'inclusione toglie energia dal trattenere la rabbia o il trattenere rancore, vum, ti svuota e ti fa volare e ti rende leggero. Quindi ci sarà un grande rilascio energetico e avrai la conferma di un legame o alcuni legami importanti, cioè che quel legame c'è veramente, una persona, più persone. Vediamo cosa ci dicono ancora gli altri oracoli. Mo, quale metti, Fra? Non lo so. Quale metti, Fra? Allora, mo ne ho in mente uno, però non lo sto vedendo. Ah, l'ho visto. Ecco. Ecco, è voluto uscire da sola. Jade. Allora, benestare. Alla fine otterrai il recupero della tua salute e del tuo benestare. Quindi è proprio quello che abbiamo detto. Qua c'è Mercurio, no? Come sta l'immagine sulle farmacie, che è il Mercurio, che è anche la guarigione. Allora, questa è una settimana di piena guarigione della tua salute, recupero delle energie, recupero del tuo benestare, perché ci alleggeriamo di un peso emotivo che poteva essere anche stato somatizzato nel corpo e quindi abbiamo avuto un po' di stanchezza fisica, no? Allora c'è proprio questo wow, questo rilascio. Mi sta venendo in mente un'immagine funesta, sai quando devi fare la pipì che stai impazzendo e quando, ecco, wow, quella sensazione lì. Ok, va bene, dai, ok, adesso facciamoci la nostra croce celtica, va bene. Cosa accade in questa settimana? 26 aprile e 3 maggio. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito agli eventi di questa settimana? Non l'avevo chiesto, ma c'era un 4 di bastoni, stavo per mettere le carte. Allora, il 4 di bastoni mi parla di incontri, mi parla anche di celebrazione e di armonia e stava confermando questa carta qui, ma io voglio metterle io le carte della croce. Allora, situazione attuale, l'energia, come entriamo in questa settimana. Quale può essere la sfida, ostacolo in questa settimana, la sfida da superare? Il passato che ci ha fatto essere quello che siamo adesso, le nostre basi. Con questa carta andiamo a vedere il fatto che siamo quello che siamo adesso per questa carta, no? Il passato più atavico, facciamolo in questo modo la celtica. Poi vediamo qual è il passato recente che ci ha portato alla situazione attuale. Poi vediamo l'obiettivo per te in questa settimana quale sarà? Che cosa vuoi realizzare in questa settimana? Cos'hai nella parte alta di te come obiettivo? Vediamo il futuro di questa settimana, cosa si manifesta. Poi mettiamo le carte al lato, che è il consiglio su come far fronte a questa settimana. Poi come ti vedono le altre persone, l'immagine che gli altri hanno di te.
poi come tu ti percepisci dentro in questa settimana e poi il potenziale risultato finale, il potenziale risultato finale. Allora, rimbocchiamoci le maniche. Allora, come entriamo in questa settimana? Beh, col 10 di denari. Io chiuderei qui la stesa. Allora, il 10 denari mi dice che entriamo in questa settimana con una sensazione di grande pienezza, di grande stabilità, magari anche stabilità familiare o stabilità economica. Entriamo in questa settimana con questo senso di radicamento e può essere radicamento fisico, di stare bene nel proprio corpo anche, nel proprio luogo. ehm, È una carta di grande armonia con la quale, una grande energia con la quale entriamo in questa settimana, di piena stabilità e realizzazione del tutto. Qua c'è questa persona che vive in questo bellissimo palazzo e quindi è quella sensazione di pienezza, pieni con le monetine d'oro, con i bambini, giocano. C'è una grande sensazione di radicamento e di bellezza in questa settimana, con la quale entriamo. Vediamo qual è la sfida principale in questa settimana. Il paggio di spade è la sfida, non sovranalizzare le cose. Potresti avere la tendenza a pensare troppo con la mente, troppa analisi, troppo giudizio, piuttosto che con il cuore. Tant'è che la prima carta dice unisci gli estremi. Quindi possono esserci anche delle questioni in sospeso da risolvere in merito alla famiglia o alla stabilità o al radicamento. Fatto sta che il paggio di spade mi parla al blocco quando sovranalizziamo molto le cose con la mente e sta al blocco, no? Quindi potrebbe essere anche un eccessivo pensare con la testa e poco con il cuore, tant'è che poi dice anche il perdono, no? Uchietamo, do un posto nel mio cuore a questa situazione, rinuncio all'idea di volerla analizzare, no? Va bene, vediamo un po'. Il passato più recente, cosa ci fa entrare in questa situazione? No? Come le nostre basi, siamo quello che siamo in questo momento per questa carta qui. Il paggio di bastoni. Allora, il paggio di bastoni mi dice che siamo aperti alla novità, al nuovo. È come se nel nostro passato un po' più remoto abbiamo dato voce al cambiamento nella nostra vita, abbiamo dato voce alla curiosità, abbiamo dato voce a quella bellezza che ci anima da dentro, come fossimo di nuovo degli adolescenti che vanno incontro alla vita. C'è un grande entusiasmo che anima il tuo subconscio, C'è un grande entusiasmo e la voglia di novità, di conoscere, di esplorare, di aprire nuovi orizzonti, magari anche un po' di ingenuità in questo, no? Tant'è che vorresti controllare un po' le cose senza lasciarti andare completamente, perché c'è molto fermento interiore, vedo qua dentro di te. Vediamo il passato recente, cosa è successo. Qua c'è un 10 di spade, ragazze e miei ragazzi, acci picchiolina. Abbiamo avuto una fine necessaria nel recente passato, può essere il mese scorso, la settimana scorsa, quello che è recentemente passato, perché ciò che è recentemente passato però ti ha dato una spinta propulsiva dirompente. Può essere la fine di una situazione molto dolorosa, grazie alla quale ci hai lavorato o facendo il percorso sciamanico con me o autonomamente o facendo altri percorsi filosofici, sciamanici, spirituali, no? Questa situazione ha generato una grande voglia di vita. Hai vissuto un momento delicatissimo e difficilissimo che ha portato oggi a un benestare completo. Allora già queste carte mi stanno dicendo che hai vissuto un momento dolorosissimo grazie al quale ti sei alleata o alleato alle emozioni, ne hai fatto l'esperienza fino al midollo. E entriamo in questa settimana con questo 10 di denari che è il completamento, è la realizzazione di un benessere psicofisico inaudito. E questo subconscio ancora più profondo, il paggio di bastoni, è questo che mi dice quanto hai già superato un grande dolore, l'hai integrato in ogni cellula, in ogni poro della tua pelle. Ok? Vediamo qual è il tuo desiderio più alto in questa settimana. È quello di distruggere tutto il conosciuto, la torre, il tuo desiderio più alto.
Allora, la torre come desiderio più alto per te è la voglia proprio di distruggere tutto ciò che non ha più basi per la tua evoluzione e la tua vecchia identità. Il desiderio più alto tuo è quello di smettere, qua devi smettere di analizzare e andare per istinto, sai perché il subconscio è pronto. Cioè tutto ciò che fai con l'istinto risvegliato, perché ti dico che hai un grande istinto risvegliato? Perché hai attraversato un dolore micidiale qua. Non so se con una persona, con altre situazioni, e ne sei uscita vincente. Allora il 10 denari mi dice di questo grande radicamento che tu puoi realizzare in questa settimana grazie al fatto che ti fai guidare dall'istinto, smetti di sovranalizzare e distruggi tutto quello che non è conforme al tuo sentire, vero, autentico, istintivo. Qua tu vuoi rompere qualche cosa, può essere un legame, può essere qualcosa che ti tiene stretta ancora, hai già la forza per farlo, te lo dico. Hai la forza per farlo. Può essere che arrivi anche un evento che ti porti a realizzare questo crollo. Vuoi buttare ciò che non ti serve più, o in un rapporto o in una situazione. Parlare di qualcosa che è in sospeso, far venire fuori la verità, ok? Vediamo cosa si realizza in questa settimana. Un bellissimo asso di bastoni. Qua io vedo delle opportunità che arrivano per te in questa settimana, grazie a questa tua volontà con la torre. L'asso di bastoni mi parla di una grande allegria. Per me, sai che ogni tarologa ha i suoi le sue cose fisse, no? Per me l'asso di bastoni è l'allegria, come il cavaliere di denari è la cosa certa che arriva. E l'asso di bastoni è l'allegria. Quello che arriva in questa settimana sono delle opportunità di allegria, di fuoco, delle opportunità che ti danno una spinta a cavalcare la vita, va bene? E vedi c'è questa persona che arriva con questo scettro meraviglioso, quindi c'è una persona che arriva con un'idea, con qualcosa, o è un'opportunità che tu cogli, non ti fai sfuggire. Allegria, determinazione. E alla base di questa prima lettura mi dice che questa settimana fatti guidare dall'istinto. Allora io ti consiglio fortemente rituale di morte e rinascita, perché quello che vuoi è distruggere il vecchio, allora tu sei sempre più allineato o allineato alla lettura. Perché il 10 denari mi dice che c'è una situazione bellissima che vivrai, ed è quasi come fosse miracolosa, veramente bellissima. Vediamo qual è adesso il consiglio su come far fronte a questa settimana, no? Vediamo. 7 di bastoni, ok. Difendi le tue posizioni e non lesinare oltremodo. Perché tu vuoi qualcosa di nuovo, distruzione del vecchio. Allora il 7 di bastoni è consiglio, ti dice difendi la tua energia, difendi quello in cui credi e vai dritta o dritto come un caterpillar. Difendi le tue posizioni. Combatti per quello in cui credi, combatti per amore del daimon, per amore dello spirito guida, per amore di questo. Quando dico amore, no? Alcune di voi ancora travisano un po'. Combatti per amore, non significa combattere per quella persona là. Non è il desiderio egoico. Combattere per amore è un desiderio nobile, combattere per l'amore di ciò che ti guida, di ciò che ti anima. Combatti per amore del tuo daimon, del tuo ideale, del tuo progetto. Fai venire fuori i barberelli, perché quei barberelli lì sono ciò che ti portano questa grande stabilità e te la fanno mantenere se l'hai già ottenuta, ok? Combatti con entusiasmo, questo è. Ora, vediamo come ti vedranno gli altri in questi giorni, come o colui che ha raggiunto un completamento straordinario, il mondo. Gli altri ti vedranno così, come colei che è piena, colui che è pieno, ti vedranno come colei che ha avuto successo e ha successo. Gli altri ti vedranno come colei che ha avuto successo, colui che ha successo, una persona piena di se stessa, ma non piena di se stesso in senso negativo, piena di bellezza. Gli altri ti vedono come una persona di successo, come una persona che ha completato un grande ciclo della sua vita. Anche grazie a qualcosa che farai, va bene? Vediamo adesso come tu ti percepisci dentro. Come ti percepisci tu dentro?
come una persona di successo. Guarda, fatti lo screenshot adesso di questa carta, mettitela da qualche parte fissa, guardatela tutta la settimana, dal 26 aprile al 3 maggio, perché come ti percepisci tu dentro? Come una grande persona di successo. Perché qua, allora, queste sono carte molto interiori, la nona e questa qua sotto, perché sono due carte di bastoni molto forti e sono nel subconscio. Tu hai un istinto risvegliato grazie a un grande dolore che hai vissuto. Segui l'istinto e vedrai che andrai come un caterpillar. 6 di bastoni. Vediamo adesso il risultato finale. Qua c'è la morte, no? Guarda, una stesa linearissima. Rituale di morte e rinascita, abbiamo la morte. Qua avviene un cambio abissale in questa settimana, ragazze e miei ragazzi. Ti liberi di un peso animico fortissimo. Con il 10 di spade, la morte del passato recente e la morte finale. Sapete quanto amo anche questa carta, la morte, no? Oltre al 9 di denari. La morte è proprio il risultato finale, è come se, guarda questa immagine qua, in questo deserto, a un certo punto, il deserto buio, lei vede una luce, la segue. Ti sentirai miracolosamente guidata o guidato. Cambio totale in questa settimana, perché tu ti senti vincente. Questa per molti di voi inizia adesso l'anno del 2026. Per molti di voi inizia adesso, perché carte di completamento fortissime, guarda che carte ci sono. Vediamo un po' cosa ci dicono le specifiche. Allora, vediamo un po' sull'obiettivo che vuoi realizzare con quella torre. Andiamo a metterci una specifica. Cos'è che vuoi distruggere? Cos'è che vuoi buttare a terra? Ah, vuoi guarire. Ah, allora, mo ti dico, qua c'è la temperanza, cioè il tuo obiettivo principale in questa settimana è quella di guarire, unisci gli estremi e questa è la temperanza, guarda, è quella di guarire le tue contraddizioni interne, lo fai, eh? E lo fai facendo però, come ci insegna la torre, rituali di morte e rinascita, cioè butta via tutto, ok? E quello che ne consegue la temperanza, è un'armonia che nasce in questa settimana, un'armonia mai sentita prima probabilmente perché è come se camminassi con delle zavorre, no? Allora te le togli tutte queste zavorre. E anche la guarigione, se molti di voi hanno avuto dei problemi fisici anche, qua c'è la guarigione, la temperanza è la carta per antonomasia della guarigione, guarigione fisica, guarigione psicofisica, lo diceva anche l'oracolo, eh? Vedi? Alla fine tu otterrai il recupero della salute e del tuo benestare. La guarigione ottieni qua. Anche guarigione in famiglia, E vediamo un po' con questo asso di bastoni di cosa mi parlano queste novità. 8 di coppe, di un cambio emozionale che arriva. Molti di voi andranno o usciranno proprio dalla zona comfort in modo determinato. L'8 di coppe arriva quando tu scegli di andare via da una situazione, seppur quella situazione ti ha nutrito fino a un certo momento, ma sei tu che scegli di andare via. Cioè perché la tua anima ti sta chiamando verso qualcosa di più grande. E quindi ci sono delle notizie, magari che può essere un'idea di fare un viaggio, un'idea di fare un movimento, un'idea vado, anche se mi costa perché sto nella zona comfort, mi costa, ma vado. Ancora questo asso di bastoni, paggio di coppe, io qua vedo che c'è anche una persona qua. Paggio di coppe, vedo che c'è una persona molto amorevole che ti può scrivere o che ti dà delle idee, una persona che ti porta una nuova idea, una possibilità, qualcosa da fare insieme, non necessariamente a livello amoroso, E vedo che ci sono queste novità emozionali che ti portano allegria, che ti portano allegria. E la stella è un'altra carta che mi dice che
mi parla di sanazione, di guarigione, di credere nei tuoi sogni, di avere fede. Quindi qua c'è una persona che grazie a un movimento emotivo che tu fai ti scrive, ti chiama, può essere una persona più piccola di te o più giovane di te che ti porta molta allegria, un qualcosa di nuovo. E la stella è la carta che mi parla di una fede ritrovata. Una fede ritrovata. Ok? Sì. Vediamo ancora sulla 7 di bastoni, sul consiglio. 7 di bastoni, 7 di spade. Agisci con astuzia sacra. Allora, agisci con astuzia sacra. Che cosa vuol dire? Come consiglio, il 7 di bastoni è combatto per quello in cui credo, combatto per amore. Il 7 di spade è non dire tutte le tue cose a tutti. Non dire perché stai combattendo a tutti. Questo come consiglio, no? Cioè non sbandierare ai 420 le tue volontà, ma piuttosto utilizza quell'astuzia sacra eh, da saper celare le tue cose, no? E combattere per quello in cui credi. Ora, il mondo, come ti vedono gli altri con il mondo? Cavaliere di coppe, gli altri ti vedono e aperto, completa, aperta, aperto. E questo genera anche delle entrate nei tuoi confronti, entrate emozionali. Io qui vedo qualcuno che si spinge nei tuoi confronti emozionalmente. Vedo delle proposte che arrivano a livello emotivo, può essere sì relazionale, amorosa, ma possono essere anche delle persone che ti scrivono via mail, WhatsApp, mm, per iniziare qualcosa che ti appassiona a livello emotivo, va bene? E gli altri ti vedono predisposta e aperta alla vita, eh? Ok. Sulla morte, quindi, quel risultato finale, quel cambio che arriva, ah, bellissimo, cioè, abbiamo parlato di zavorre, cosa dolorosa. La morte, cosa cambia? Attaccamenti, resistenze all'amore, il diavolo te lo metti alle spalle. Il diavolo è inteso come attaccamenti, paure, situazioni manipolatorie, quello finisce. E il peso del karma, bellissimo, 6 di denari. E poi il 9 di bastoni. Arrivano anche, allora ti dico già, prima di dirti ci sono delle entrate economiche qua o del sostegno che ti arriva, ma prima di dirti questo, per togliere la morte che mi parla di fine, no? Per finire un ciclo karmico, ce l'hai messo, ce l'hai fatta di strada. Il 9 di bastoni mi parla della tua stanchezza di concludere una zavorra, un peso emotivo. E il 6 denari mi dice che cambiano con la morte tutto ciò che prima non era allineato, magari tu davi di più e l'altro dava di meno, chiunque l'altro fosse nel lavoro, nelle relazioni, no? Si bilanciano le cose, perché finendo il ciclo karmico, laddove tu davi di più in qualsiasi circostanza, magari in qualità di tempo, di energia, di amore, di affetto, e l'altro e percepivi meno, tutto si sistema, mi dice il 6 denari, rapporti equilibrati. E il 9 di bastoni mi parla della tua resilienza nel voler aver avuto, affrontato delle circostanze difficili e adesso finalmente ti rialzi da vincente. 6 di bastoni. Bellissima lettura, ragazzi miei ragazzi. Tu stai riprendendo? Sì. Sì. Veramente una bellissima lettura. Adesso andiamo a vedere, lasciamo queste carte qui, cosa accade nell'amore in questa settimana per te. Ma prima di vedere sull'amore, io voglio mettere il messaggio per le mie ragazze e i miei ragazzi che mi hanno fatto tante donazioni in questa settimana. Allora, sulla base di questo andiamo a vedere il messaggio per te. Allora, prendiamo questi oracoli. Allora, messaggio per le mie ragazze e i miei ragazzi che mi hanno fatto le donazioni in questa settimana. Mettiamo una carta di queste, poi una carta di queste, e poi una carta delle porte. Quale porta si apre per te in questa settimana?
Allora, vediamo. I finali sono inevitabili. Allora, mi dice che qua il finale aprirà le porte a qualcosa di molto più grande. Finale, finale, finale. Quindi è come se mi dicessero, vediamo quest'altra carta così ti do un messaggio completo. Ascolta, presta attenzione al mondo che ti circonda. I segnali e i simboli ti conducono al successo. Ascolto e scopro il cammino verso l'eternità. Allora, qualsiasi cosa tu stia vivendo in questo momento di difficile, no? Allora, ti chiedo in questa settimana di rinforzare il rituale di morte e rinascita, perché mi stanno dicendo che mentre lo fai tu ti alleggerisci dalle zavorre e riuscirai a vedere i segni e i simboli. Allora, tutti i segni che farai in questa, tutti i segni, i simboli, scusami, i segni che vedrai in questa settimana, che può essere o il numero 37 o qualche altro segno che a livello istintivo, perché c'è l'istinto forte qua, no? Ti chiamano, significa che sono il tuo successo. Ok? Stai andando verso il successo. Lo so che sei stanca, lo so che sei stanco, ma ti sei tolta di dosso un pesone enorme. Ok? Vediamo cosa ti dico. Bellissimo, ragazze mie. Il 2 di coppe e la temperanza è questa carta, di nuovo. Allora io ti garantisco, il messaggio per te è questo: non trattenere niente. Non trattenere le emozioni, se vuoi ridi, ridi, se vuoi piangere, piangi, non giudicare e non trattenere niente, perché questa settimana sentirai una sensazione di beatitudine infinita. Va bene? Di beatitudine infinita. Potresti vedere anche delle anfore come segno e il numero 10. Anfore e segno, scusami, anfore e il numero 10. E come ti stavo dicendo prima, tutto ciò che vedrai come segno è un simbolo. Simbolo viene dal greco siumballo, che significa unito a qualcos'altro che non si vede. Allora quel qualcosa che non si vede tu lo sperimenterai nelle viscere e sarà armonia, guarigione e pace. Tu guarisci in questa settimana. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, vediamo adesso sull'amore in questa settimana e ci mettiamo anche qui degli oracoli. Questi, partiamo con questi, sì. Allora, amore. 29 aprile e 3 maggio. Cosa accade nell'amore? Qua c'è un amore negato, c'è un uomo che guarda, è un po' come simile a questa carta qua comunque. Qua c'è un uomo che si nega l'amore, o si è negato di sperimentare l'amore, vari motivi, c'è una distanza emotiva qui. Vediamo cos'altro ci raccontano. Due persone che si danno le spalle e amore non corrisposto. Beh, nella lettura precedente abbiamo visto comunque sia la fine di qualcosa di una zavorra emozionale. Qua io vedo amore negato, amore non corrisposto, due persone che si danno le spalle. Questa è l'energia da cui partiamo. Vediamo un po' adesso. Ma io ho lasciato questi tarocchi qua. Va bene, prendo gli altri tarocchi sull'amore. Dai, prendiamo questi. Allora. Vediamo come sta la tua energia in amore in questa settimana. La tua energia in amore. Mettiamole qua così queste, aspetta. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana? Quattro di bastoni.
Asso di denari e il 4 di denari. Ragazze e miei ragazzi, qua c'è un'opportunità d'amore per te con l'asso di denari, però c'è un po' di difficoltà ad aprirsi, no? Lo vedevamo un po' anche qua, perché da parte tua stai vivendo, c'è un po' di timore ad aprirsi, no? Perché ne hai passate tante, perché hai paura, no? Giustamente, insomma, ognuno di voi ha vissuto i propri drammi emotivi. Qua l'opportunità c'è però, asso di denari. C'è l'opportunità di incontro, 4 di bastoni, asso di denari e 4. Ci sono due 4, no? In questo caso il 4 di denari mi sta parlando di un po' di resistenza. Però l'opportunità nel tuo campo energetico c'è, l'asso di denari, con l'incontro. Ok, con un incontro nuovo. Ben aspettati sono i nuovi incontri, sta nel tuo campo di energia qua. Vediamo chi è questa persona. Ovviamente ragazzi e miei ragazzi, guardatevi l'oroscopo di maggio, va bene? Per ogni segno zodiacale. Vediamo un poco l'energia della persona che ti viene incontro. La temperanza l'avevamo anche qua. Qua c'è amore, 2 di coppe. C'è molto amore. Re di spade. Hai un po' paura perché c'è tanto amore dall'altra parte, c'è proprio una bella energia. Temperanza, 2 di coppe e re di spade. Questa è una persona chiara, determinata, sa cosa vuole l'amore con te, 2 di coppe. Va bene? Cioè, temperanza, 2 di coppe e il re di spade. Una persona che ha calma, tranquilla, serena, senza drammi, ha portato equilibrio in sé, 2 di coppe e il re di spade. È una persona che ha le idee chiare sulla base del cuore. E qua avevamo anche, presto avrai la conferma o la riappacificazione di un legame importante. E quindi qua c'è questo legame importante. C'è una persona che è molto calma, molto pacata, molto serena, in equilibrio con se stessa, vuole l'amore con te, è una persona che vuole combattere anche per amore, c'è re di spade, comunque un re, no? Dice le parole corrette che vengono dal cuore, dall'armonia ritrovate, è una persona di tutto rispetto, eh? E qua vi parliamo, dall'altra parte, abbiamo un uomo che non viene corrisposto, no? E anche se è una donna, io sto riconducendo queste due figure di uomo all'altra persona, anche se tu sei uomo, che tu sia uomo-donna, l'altra persona. E quindi qua c'è un darsi un po' le spalle, no? Quindi qua le energie sono molto buone, sì, da parte di questa persona. Vediamo, vediamo cosa succede alla fine dell'amore per te. 26 aprile e 3 maggio. Il diavolo, il 9 di coppe e il paggio di coppe. Allora, questa persona ti vuole in modo prepotente e in modo proprio un'attrazione irrefrenabile nei tuoi confronti. Avevamo anche qua il diavolo, no? Però tu stai un po' magari sulla difensiva, però questa persona ti dimostrerà che c'è equilibrio rispetto al passato, se tu hai vissuto un amore sbilanciato, no? Magari con la stessa persona. Io qua vedo che il fatto che questa persona ti corteggi, ti scriva, ti fa stare molto contenta o contento col 9 di coppe. Questa persona la puoi vedere inizialmente, cioè come una persona delicata che ti corteggia, dietro c'è una passione dirompente. È come se tu lo mettessi un po' alla prova, no? Per vedere, ma vediamo se questa volta io do il giusto. Infatti col 9 di coppe è come se tu, e anche qua c'era il 7 di bastoni, il 7 di spade, no? Mi do il giusto, non dico tutto, mi do il giusto senza perdere più me stessa o me stesso. Quindi questo è, io qua vedo corteggiamento e anche forte attrazione. L'altra persona percepisce da te e come ti dicevo anche qui, no?
si rivolge, viene da te questa persona e ti vede come un essere completo già, come una persona che non ha bisogno dell'altro, ma piuttosto difende le sue posizioni, sperimentando nella relazione la sua vera essenza per com'è, no? E nonostante il tuo subconscio abbia voglia di novità, eccetera, tu ti dai sì a poco. E metterai alla prova questa persona che comunque io ti posso già garantire qua con queste carte è una persona che ha le idee molto chiare, ma non sono idee mentali, sono idee che vengono dal cuore. È una persona che è paziente anche, ok? Nonostante proprio una grande attrazione, tu hai vissuto delle circostanze di amori tossici probabilmente, no? Ma chi è che non li ha vissuti? Quando dico amore tossico è soprattutto quando c'è una dipendenza emotiva. Ecco, adesso ti godi dal tuo punto di vista, dalla tua torre, che non è torre, dal tuo trono, questo corteggiamento, vedo, sì. Vediamo energia positiva. Energia positiva per te in amore. Questa è una persona che vuole costruire con te, che è una persona degna di nota, di tanto di rispetto, già te l'avevo detto, perché al positivo c'è l'imperatore. Che cosa vuol dire al positivo tuo c'è l'imperatore? È una persona sulla quale si può fare affidamento. 4, 4, 4. E con la quale si può radicare qualcosa di importante. Non scherza questa persona. Ecco perché avevamo il paggio di spade lì, no? Il sovranalizzare anche le cose troppamente, perché giustamente ognuno di noi è stato ferito, no? Vediamo qual è la carta negativa. Le paure di darsi a questa persona, la luna, le paure, sono paure, è quella confusione che viene dalle paure profonde che abbiamo dentro, no? Però io vedo che assolutamente vengono superate, assolutamente sì, assolutamente sì. Ci si libera proprio da una zavorra qua. Fammi mettere due carte sul paggio di coppia, curiosiamo sul paggetto, che poi è un paggione perché c'è l'imperatore qua. Sul paggio di coppe, cavaliere di bastoni, c'è molta passione, molto entusiasmo e c'è costruzione. Passione, entusiasmo, vieni, facciamo, andiamo, prima ti scrivo un messaggio così e poi vieni, facciamo, andiamo. Eh sì. Fammi vedere adesso cosa ti dicono i miei oracoli, lui, lei, e cosa ti dirà questa persona. I miei oracoli potete trovare sotto, all'info box. I miei potenti oracoli. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Eccola. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Te l'ho detto, qua c'è l'imperatore, c'è grande potenzialità qua. Che cos'altro ti dirà? Sei la mia primavera e siamo in primavera. Che cosa vuol dire sei la mia primavera e siamo in primavera? Che è proprio adesso, in questi giorni, questo campo propizio. La primavera è il nuovo inizio, no? Nuovo inizio, rinnovo di una relazione o una relazione nuova. Dovete adattarla alla vostra circostanza. Ora baciami stupida, ti dice questo. C'è molta passione. Prima fa un po' il delicato, diciamo, no? Poi boom! Che c'è una forte attrazione nei tuoi confronti. Ora baciami stupida, cioè nel senso baciami, è proprio così, eccolo. Prima, se vedi, no? Guarda, prima c'è lui qua o lei, insomma, che scrive il messaggio, sta pensando a voi e poi qua la bacia. La va a prendere e la bacia. Ok? Bello, bello, cioè la tua primavera, ragazzi miei ragazzi, godetevela, nel senso godetevela proprio. Godetevi questa, la primavera amorosa, ecco. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Tu stai riprendendo? Sì. Cos'altro ti dicono queste in amore? Vediamo. Tu meriti, infatti, ho appena finito di dirti, goditela, tu meriti, il tuo valore non dipende dall'altra persona, e questo lo hai imparato a tue spese anche, no? Fare le gare in lingua d'amore, regali, i segni di reciprocità custodiscono cari ricordi. Ti farà delle sorprese questa persona. Qua c'è una persona che regala un cagnolino bellissimo, guarda che carino. Allora, questa persona ti farà delle sorprese, ti stupirà, ti farà delle sorprese, una sorpresa, ti stupirà, o ti sorprende come personalità, no? Vediamo.
e poi lascia che si evolva naturalmente, lascia che la situazione si svolga in modo naturale, avverrà proprio un'evoluzione naturale e una conseguenza naturale sarà, va bene? Quindi, vediamo un po' un consiglio per te, un consiglio con... come te lo metto? Vediamo, vediamo, vediamo. Questa. Consiglio per te. Eccola. L'autenticità attrae, mi dice che sarai terribilmente attraente, ma già te l'ho detto, perché sei autentica o autentico, perché ragazzi miei ragazzi, chi ha toccato il fondo, come voi, come me, come noi, quando tocchi il fondo, per forza sei autentica, autentico, anche la stella prima ce lo diceva, e sei terribilmente attraente, infatti qua dice, il tuo essere autentica, autentico, attrae le persone adeguate e allontana quelle equivoche. Perché qua ti vedo, no? Il 7 di spade, il 7 di bastoni, no? Quando ti mantieni fedele a te stessa, filtri in maniera naturale quelle persone che non sono in sintonia con il tuo cammino. Quindi proprio mantieniti fedele a te stessa o a te stesso. Cioè non ti sforzare di fare niente, insomma. E fai, come dice anche il rapporto, la carta qui, un'evoluzione naturale. E tutto andrà per il meglio, va bene? Quindi, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, stesona bombona. Passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi con la seconda variante o anche la seconda variante. Vediamo questa settimana dal 26 aprile al 3 maggio quali sono i messaggi. Partiamo da un bel cocktail di oracoli. Vediamo, prendiamo questi. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, prosperità, visione e bellezza. Sabbe satta sukkikontu. Cosa hanno da dirci gli spiriti attraverso questi oracoli? Eccolo, uno. Il me tossico, è già, chi ha fatto le consulenze con me sugli amori tossici, la giornata dedicata alle consulenze, significa che stiamo completamente depurando. Allora, risanare corpo, mente e spirito, poi l'aquila, bellissima questa carta, volare sopra la mischia, e poi l'albero del pianto, riconciliazioni. Allora, è già un messaggio molto grande e molto chiaro. È come se fossi un'araba fenice in questi giorni, rinasci dalle ceneri. Beh, la soglia, no? Siamo, come dire, tra aprile e maggio, entriamo in questa primavera, è il momento della soglia, è il momento in cui ci depuriamo di tutto il peso, ma anche di aspettative, anche di energie, di energie che hanno alimentato la nostra mente, quindi sono energie tossiche, no? È come se rinascessi e ti riconciliassi prima di tutto con le parti più profonde di te. E questa carta dell'albero del pianto, riconciliazioni, mi parla anche di riconciliazioni con altre persone perché tu depuri, no? La soglia. Questa è una soglia in questa settimana. Quando il vecchio si chiude e il nuovo non è ancora iniziato, ma l'aquila, il terzo occhio, ti fa vedere al di là di quello che tu puoi percepire. Durante i transiti, questo è un transito, no? La soglia, il bardo, un transito. Molti di noi, la maggior parte di noi, in questi transiti vuole fare le cose in fretta, no? Io sono la prima che metto in pratica su di me quello che ti sto dicendo, come tutto, quello che ti dico. È come se volessimo attraversare in fretta questa soglia, perché la soglia cos'è? È quel momento in cui tutto trema, in cui non è che tutto trema, non è il passato che è crollato,
È quella sensazione in cui non sappiamo ancora dove stiamo andando, però il terzo occhio ce lo fa vedere. Vogliamo subito tornare alla solidità, trovare un appiglio. Ed è come se mi venisse in mente il Bardo Scroll, il grande libro tibetano della grande liberazione, no? Che ti insegna proprio l'opposto. Cioè, il grande insegnamento di questo transito, di questa soglia, è proprio lì, nella soglia stessa. Cioè, nella soglia si trova ciò che sei davvero, questa essenza qui. Perché la soglia è come, è proprio un luogo da abitare. E, e quando accettiamo di stare nel non ancora arrivato, senza precipitarci all'esterno, no? Ma stando dentro, come dice dentro l'albero, ecco, in quel momento mi dice, in questi giorni tu hai la possibilità di far rivelarsi qualcosa. Le immagini affiorano, i sogni ti parleranno in modo più dirompente, cioè il corpo diventerà in questi giorni un campo di ascolto, mentre i tuoi avi, i tuoi antenati, abbiamo l'albero che sono le radici, no? Mentre i tuoi avi, i tuoi antenati, le parti più antiche di te iniziano a farsi sentire. E quest'albero mi fa venire in mente proprio come la natura attraversa queste soglie. L'albero attraversa le stagioni non cercando di saltare l'inverno o l'autunno, ma lo abita, lo attraversa, porta il freddo dentro di sé, finché quel freddo non diventa la forza che lo spinge verso il germoglio. E quindi contemplate degli alberi in questi giorni, perché questa sanazione arriva da sé. Abitate il vostro corpo, abitate il corpo come fa un albero. Abitate il silenzio, che è in realtà una presenza attiva più di quanto si immagini. Ecco, allora quando lo incontri davvero, questo silenzio, si scopre la coscienza, il modo in cui senti le emozioni, il modo in cui prendi le decisioni, il modo in cui abiti le relazioni. Cioè tutto ci parlerà attraverso un linguaggio differente. Quindi, siccome le grandi verità non vanno capite, ma vanno contemplate, no? Il messaggio che ti danno gli spiriti attraverso queste carte è: chi sono io al di là di quello che faccio? Chi sono io al di là di quello che ancora non so di essere? Non va capita la domanda, va contemplata. E in questa contemplazione l'aquila ti mostrerà la visione. È molto bello, è molto forte. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito con la croce celtica in questa settimana, dal 26 aprile al 3 maggio. La soglia è un po' come quando entriamo nella foresta immaginale, no? La soglia liminale, quando pratichiamo insieme lo yoga sciamanico. Allora, facciamoci la nostra bella croce celtica. Come entriamo in questa settimana? Qual è la sfida principale? Il nostro subconscio, le nostre radici, ciò che ci ha fatto essere così come siamo, come entriamo in questa energia di questa settimana.
il passato recente, ciò che ci ha portato l'energia che vedremo attuale. Qual è l'obiettivo che vogliamo realizzare in questa settimana? Qual è il futuro? Cosa accade? Qual è il consiglio? Cioè, come si fa a far fronte a questa settimana? Il consiglio dello spirito per te. Come ti vedono gli altri? L'immagine che gli altri hanno di te. Come ti percepisci tu dentro? E il risultato finale potenziale, perché niente è scritto sulla pietra, le carte leggono il karma e il potenziale possibile. Allora, vediamo come entriamo in questa settimana. Wow, la giustizia, sapete quanto amo questa carta. Entriamo in questa settimana con la necessità di avere ordine, di sistemare le cose, di dire le parole corrette, dire parole chiare, di mettere equilibrio nella nostra vita su più aree. Questa è l'energia che domina il centro stesa in questa settimana. E tagliare ciò che non serve, avere una ferma disciplina o autorevolezza per dire e fare cose e mettere a posto più situazioni della nostra vita. Anche andare al di là del giudizio bene e male, giusto o sbagliato, meglio o peggio, ma sentire la nostra verità interiore vera, che è la nostra visione, come ci insegna l'Aquila, e entrare nelle nostre radici profonde, fare giustizia in questi termini, no? Quello che il nostro essere chiama a fare, sistemare più aree della nostra vita e mettere ordine laddove non c'è ordine, laddove c'è stata ingiustizia, ma perché eravamo appesantiti magari da eh, situazioni pesanti, no? O energie tossiche, come dice qua. L'energia della giustizia domina la tua settimana, che la giustizia divina entra in scena per risanare corpo, mente, spirito e quindi di conseguenza tutte le aree della tua vita. Vediamo qual è il blocco o sfida principale in questa settimana. Una distruzione, paura di distruggere ciò che si conosce, paura, abbiamo la torre, la sfida in questa settimana, la paura di andare incontro allo sconosciuto, che è un po' quello che ti ho detto prima con i primi tre oracoli, la soglia, no? Abitare la soglia, che non è un luogo definito, stare nel non ancora, abitare quel luogo come fa l'albero che abita l'inverno, non vuole scavalcare l'inverno, arrivare subito all'estate, ma abita l'inverno e quel suo stesso freddo gli dà la forza per germogliare, quindi qua come la torre al blocco si ha paura di far crollare delle situazioni, un po' di paura ci può essere, che sono ormai logore, no? Che sono lì per abitudine, che sono lì per zona comfort, la paura di far crollare il vecchio. Però la giustizia domina, abbiamo già due arcani maggiori potentissimi. La paura di lasciare andare un'abitudine. E anche qua ti faccio una domanda. Chi sono io senza, come ti ho chiesto prima, cioè chi sono io senza la mia sofferenza? Capito? Questa è la domanda che va contemplata, no? Chi sono io senza la mia sofferenza? Chi sono io senza quello che faccio? Chi sono io al di là di quello che ho perso? Ok? Vediamo da cosa nasce questa necessità di giustizia, da dove vieni? Perché ti sei risvegliata o risvegliato, hai ascoltato la chiamata dell'anima, hai detto basta dentro di te. Il giudizio nel subconscio, ciò che ci ha fatto essere con questa giustizia oggi, perché tante volte si sono ripetute le stesse cose e adesso inconsciamente finalmente è il tempo di dire basta.
di rispondere sì alla chiamata dell'anima. Ho paura a far crollare il vecchio, sì, ho paura di non essere più identificato con la mia sofferenza, ho paura di perdere un'identità basata su vecchie strutture, sì, ho paura, ma nel mio inconscio si dice basta. Quindi qua abbiamo ricevuto un'iniziazione dalla vita nel passato, un'iniziazione, una sveglia dalla vita. Il tuo inconscio ti dice sveglia, l'abbiamo già ricevuto questo, adesso dobbiamo mettere ordine. Si ha un po' paura? Sì, ma non importa. La paura non è altro, come diceva un vecchissimo, carissimo amico e maestro tantissimi anni fa, hai paura ad andare lì? Sì, là devi andare. Quindi tu lo sai che devi andare lì. E vediamo cosa è successo nel passato recente che ti ha portato alla giustizia. Non ce la fai più, basta, 9 di bastoni, stanchezza, nelle settimane passate, nei giorni passati abbiamo, qua c'è una persona che si mette le mani nei capelli, no? Basta, c'è stanchezza, c'è stanchezza. E il guerriero stanco, resiliente ma stanco, situazioni che ti hanno portato all'esaurimento, situazioni che hanno portato all'esaurimento, questo è. Vediamo qual è l'obiettivo che vuoi realizzare, che vorrai realizzare in questa settimana. La papessa. Apprendere tutto quello che c'è da apprendere a livello spirituale. L'obiettivo che vuoi realizzare in questa settimana è isolarti dal mondo conosciuto che non vibra alla tua frequenza, la papessa, e anche accedere a una conoscenza superiore e anche dare conto solo all'intuizione per andare a scardinare ciò che si deve scardinare e mettere giustizia. Abbiamo 4 arcani maggiori già adesso, ciò vuol dire che c'è proprio una pulizia karmica qua. L'obiettivo che vuoi realizzare è riconoscerti nell'autorità spirituale che abiti e nella vita pratica anche avere quel potere spirituale che ti permette di riconoscere ogni situazione come espediente del divino e anche seguire l'intuizione in merito. Vuoi seguire le tue intuizioni e basta, senza più avere mal di testa. Sì, avere un grande potere, il tuo obiettivo, questo è un potere spirituale, questo è l'obiettivo, no? Che coscientemente vuoi. Perché ti rendi conto che il potere spirituale è il potere su tutto, perché è il potere di co-creare con gli dei. Anche di ritirarti laddove è necessario. E vediamo il futuro. Qua la forza, un altro arcano maggiore. Io vedo qua che avrai un recupero delle energie straordinarie e questa carta, il metossico, viene completamente sanata e la forza mi parla di recupero straordinario tuo delle energie, determinazione. Guardate come la forza guarda di qua. Nel sistemare tutto quello che c'è da sistemare, perché è animata da un grande, scusami, da il coraggio di essere, di sentire proprio il proprio cuore, la propria anima, è viscerale, la donna selvaggia, l'uomo selvaggio. La forza mi parla di recupero delle energie, di recupero di situazioni, anche riconciliazione con te stessa, con te stesso, anche con delle persone nel qual caso ci fossero. Poi andiamo a vedere con le specifiche, però mi parla di un grande recupero energetico tuo, grandissimo recupero energetico. Sì. Qual è il consiglio? Il consiglio è aprirti all'amore, Cavaliere di Coppe. Apriti all'amore, credici ancora, ma non come alcuni di voi ancora intendono l'amore con la persona in sé. Il Cavaliere di Coppe, come consiglio che ti danno gli spiriti, è di incarnare tu il Cavaliere di Coppe, cioè aprirti, datti agli eventi che sono enti, entità, spiriti, apriti all'amore, che sono gli eventi stessi, anche quando li vediamo disastrosi. Il consiglio è anche fatti guidare dall'emozione, fatti guidare da ciò che ti motiva a livello emozionale, cioè ciò che ti piace fare. Fatti guidare dall'amore, datti alle emozioni, datti ai sentimenti.
apriti, alleggerisci il carico, il consiglio è proprio apriti. Cioè, qua c'è un uomo che sta aspettando qualcuno, no? C'è un solo bicchiere di vino con un regalo. Allora qua si potrebbe presupporre, questa sei tu, no? Che tu sia uomo o donna non importa. Come consiglio, cosa vogliono dire? Qua si potrebbe presupporre che questa persona non conosca chi sta arrivando. Allora, però ha preparato già un regalo, il bicchiere di vino, le rose. Quindi il consiglio qual è? Offriti agli eventi, offriti alle persone come veicoli del divino. Perché come ti ho detto anche nell'intro di queste previsioni settimanali, darsi agli eventi significa non fare alterare gli dei, altrimenti gli dei ti asfaltano, che sono gli eventi. E siccome il divino, il divino è inconoscibile, come si conosce il divino? Il divino lo conosce attraverso le maschere che usa per farsi conoscere, che sono le persone stesse e gli eventi. Il consiglio è questo: guarda ogni cosa che ti arriva sotto forma di maschera del divino e datti al divino. E laddove è difficile, uketamo, come ti ho detto nell'intro di questo video, io ti accetto, io ti includo, non è che io ti perdono. Il perdono in natura non esiste, come ti ho già detto. Io do un posto nel mio cuore a questa circostanza o a questa persona perché so che fa parte del mio piano. Nella misura in cui mi arriva, arriva a questo tavolo, fa parte del piano. Allora se lo includo, uketamo, allora l'evento, la persona non mi asfalterà, ma piuttosto inizierò a co-creare con gli dei. Se lo rifiuto, mi asfalta, mi stanca, mi stressa. Ok, vediamo come ti vedono gli altri. Gli altri ti vedono come l'eremita. Gli altri ti vedono come una persona che in questo momento, in questa settimana, lavora molto su di sé, è molto più solitaria, più introspettiva, meno estroversa e più introversa. Gli altri ti vedono come una persona chiusa fuori ma aperta all'interno dell'universo, del suo universo. E ti vedono come una maestra, come un maestro, come una persona saggia, come una guida spirituale, come una guida, una persona molto saggia che sa guidare gli altri perché porta guarigione all'interno di sé, segue il suo maestro interiore. Infatti il tuo obiettivo in questa settimana è raggiungere una conoscenza spirituale vastissima e anche isolarti al tempo stesso, farti venerare un po'. È questo, no? Vediamo come ti percepisci tu dentro. Hai un po' di indecisione, il due di spade, no? Dentro non sai bene che strada prendere. Hai un po' di indecisione dentro, ti percepisci che faccio questo, no? Vado a fare shopping oppure sto sul computer, cioè un po' così, ma... Allora, il due di spade, questa immagine qui. Sei perplessa o perplesso? Ecco perché vuoi raggiungere la visione spirituale che ti dà la via. Un po' di perplessità puoi avere dentro. Perché? Perché la vita ti sta chiamando a rispondere alla chiamata dell'anima e anche se non sai dove stai andando ti dice di andare, di vai, vai, vai. Perché a volte è il passo stesso che ti dà la direzione. Tu devi compiere il passo stesso che come il Cavaliere di Coppe ci insegna per avere poi la strada si dipana, no? E vediamo il risultato finale. Wow! Cioè, guarda un po', c'è il 10 di coppe. Sperimenterai una gioia straordinaria, infatti abbiamo riconciliazioni, il 10 di coppe è anche la famiglia o la famiglia d'anima, le persone che ami intorno a te. E il 10 di coppe mi conferma questa bellissima lettura. E il 10 di coppe parla di un risultato finale straordinario, di armonia, di bellezza che vivrai in questa settimana, risanando corpo, mente e spirito, guardando al di là, riconciliazioni, perché cosa significa anche la carta dell'aquila, volare sopra la mischia, la papessa? Cioè, volare al di là di ciò che si percepisce come
quotidianità, no? Obblighi quotidiani, eccetera, vai sopra. E come va sopra la papessa? Quindi avrai una visione superiore che è proprio il tuo obiettivo in questa settimana. Questo ti permetterà di realizzare una grande armonia con le altre persone, con la famiglia, una riconciliazione. Mi spiego? Un'armonia nuova, perché il punto è superare le vecchie strutture, il vecchio modo di fare, di essere, mettere armonia in famiglia o mettere armonia laddove è necessario, no? E quindi questa carta mi dice che sperimenterai una grande gioia in questi, nonostante i tuoi dubbi, fai il primo passo e vedrai che la strada si apre da sola, no? Wow, ok, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo cosa ti dicono le specifiche. Allora, voglio una specifica sulla torre. Gli amanti, paura di rompere una relazione o paura di fare una scelta, gli amanti con la torre, paura di seguire il cuore. La paura di seguire il cuore. Se il cuore ti dice di andare da una parte perché già hai avuto l'avvisaglia emotiva, no? Inconscia. Paura di seguire il cuore veramente, paura di seguire veramente una scelta dell'anima che possa distruggere quello che la mente diceva, no? Paura di fare delle scelte che vengono dal profondo di cuore e poi non saper che fare. Due di spade, qualsiasi tipo di scelta, eh. Sai, quando tu scegli di seguire il cuore, poi la mente dice adesso cosa fai? È proprio il transito di oggi, no? Stai nel non so, abita il non ancora, abita il non so, abitalo quello spazio. Anche paura di chiudere una relazione, eh. Dipende, ragazze e miei ragazzi, sono scelte di cuore. Paura che se seguendo il cuore si distrugge tutto. E no, se segui il cuore, che è proprio l'istinto, il cavaliere di coppe, guarda che risultato, 10 di coppe. Vediamo sulla papessa l'obiettivo che vuoi realizzare. Anche l'obiettivo di essere stimata o stimato da un punto di vista spirituale, no? Seguendo la scelta del cuore, ciò che il cuore ti chiama a fare, lo ottieni. La papessa, l'obiettivo che vuoi realizzare sulla papessa, il 2 di bastoni, l'obiettivo che tu vorrai realizzare in questa settimana è seguire le intuizioni per aprire nuovi scenari nella tua vita, prendere delle decisioni che siano decisioni frutto di intuizioni piuttosto che della mente. Vediamo la forza, futuro, la forza, questo recupero, l'appeso. C'è un recupero delle energie se sei stata malata o malato o hai somatizzato nel corpo. Recupero delle energie, novità, paggio di denari, anche una ripresa proprio psicofisica e il giudizio. Io credo che qua c'è anche un recupero, una chiamata di lavoro. Se siamo stati fermi nel lavoro o siamo stati fermi in altre circostanze, c'è una chiamata per ciò che riguarda la vita pratica. C'è un recupero con la forza dopo un'attesa di qualcosa che riguarda delle questioni pratiche, una rinascita sulla vita pratica, può essere anche una chiamata di lavoro o qualcosa, una chiamata pratica che stavi aspettando, che si è fatta attendere. Vediamo sul consiglio, sul cavaliere di coppe. La regina di coppe, il consiglio è quello di essere empatica, empatico, di darti alle emozioni, agli eventi,
sono potente perché sono paziente, il grande mantra, no? Il consiglio con la regina di coppe è quello di non aver paura delle proprie emozioni, che gli eventi ti portano. Sii amabile, dicono qua, sii amabile, uketamo, uketamo. Vediamo come ti vedono le altre persone con l'eremita. 5 di spade, gli altri ti vedono un po' come una persona inaccessibile, te lo dico. Ecco perché il consiglio è apriti. In questi giorni, perché il 5 di spade mi parla di persone che ti percepiscono come più chiusa o più chiuso e questo può generare della tensione inutile, mi dicono, della tensione o degli incompresi. Situazione di incomprensione, no? Mm. Vediamo sul 10 di coppe, energia finale, risultato finale in questa settimana. Cavaliere di coppe, di nuovo. 10 di bastoni. 9 di coppe. Allora, guarda, mi stanno dicendo che qua ti vedo molto soddisfatta e felice perché ricevi o all'interno di contesti familiari o di persone a cui vuoi bene o c'è una persona che si muove nei tuoi confronti, si muove e questo ti genera allegria, va bene? Da che ti potevano percepire un po' più chiusa, un po' più chiuso, questa persona si muove nei tuoi confronti e questo ti porta molta allegria e molta soddisfazione emotiva. C'è una riunione qua, riunioni vedo, molta soddisfazione emotiva e riunioni, allegria, allegria. Sì, quello che sembrava catastrofe, seguendo il cuore, come ti hanno già detto qua, si rivela, o che ti è sembrato catastrofe, si rivela qualcosa di veramente appagante da un punto di vista emotivo, eh. E poi ti dico che qua una persona fa dei passi importanti, il 10 di bastoni si può anche leggere come passi pesanti, ma non pesanti nel senso negativo, un movimento importante nei tuoi confronti, pesante in questo senso, no? Che pesa, un gesto che pesa, ma non in negativo, che ti rende felice. Sì, molto bella questa lettura, ragazze mie e ragazzi, molto molto bella, molto bella. Magari sei stata un po' chiusa, un po' chiuso, no? C'è paura di darsi agli eventi, all'amore, eccetera, o a una persona, essere amorevoli. Qua mi dicono che ti darai invece. Sì, sì. Tu stai riprendendo? Sì. Adesso, ragazze mie e ragazzi, faccio, prima di andare a fare, ad esaminare l'amore per te in questa settimana, voglio mettere delle carte per tutte le mie ragazze e i miei ragazzi che mi hanno fatto le donazioni. Allora, vediamo che cosa ti dicono per te in questa settimana. Per i miei ragazzi e i miei ragazzi che hanno fatto le donazioni, super grazie, PayPal, conto personale. Una carta per te, per favore. La Mir. Sensibilità emotiva. I momenti nei quali si intensifica le emozioni, la sensibilità, requieren de ciudadanos y de un'amabilità speciale. Ah, guarda, ti stanno dicendo che tu vivrai in questi giorni dei momenti in cui la tua sensibilità sarà estrema e questo ti permetterà di sperimentare intorno a te, se ti dai a questa sensibilità estrema, perché è quello che vorrai raggiungere in questa settimana, se ti dai intuitivamente a questa sensibilità estrema, sperimenterai un'amabilità amabilità dalle persone, aiutando anche le persone. Perché mi dice che vivrai dei momenti molto alti a livello emotivo, a livello empatico. Ed è come se più tu ti darai a questa cosa, più il mondo e gli altri si prenderanno cura di te. C'è uno scambio, un autopotenziamento, va bene? Un autopotenziamento. Vediamo
Cos'altro ti dicono con le carte queste? Lascialo andare, lascia andare le preoccupazioni, lascia andare ciò che ti trattiene. Lascia andare le preoccupazioni, lascia andare ciò che ti trattiene, ma piuttosto naviga con le tue emozioni e le tue emozioni ti autopotenzieranno. Va bene? Ok. Vediamo cos'altro ti dicono con... Dove stanno quelle che volevo mettere? Eccole. Sono uscite due per te. Un mondo più profondo. Allora, non mettere nessuna forza nel cammino della vita, incontrerai l'equilibrio, incluso nel tempo oscuro, aprirai il tuo cuore alla profondità della compassione e ai momenti quotidiani. Ti dicono che i momenti più difficili, quelli un po' più oscuri, grazie all'autopotenziamento, affidandoti a queste emozioni, allora questo ti porterà molta più morbidezza e compassione nella tua vita. Guarda quante volte stanno parlando di emozioni, di morbidezza, è come se in questa settimana ti ammorbidirai talmente tanto che sperimenterai amore dal mondo, ok? Chi sei? E queste sono le domande che ti ho fatto prima, incredibile, con i primi oracoli. E dice, se reazioni negativamente all'esito e all'allegria delle altre persone, è un segnale del fatto che desideri di più per te. Non ti limitare, espandi la tua zona di comfort. È possibile che in questi giorni potresti sperimentare un po' una reazione negativa al successo delle altre persone o all'allegria degli altri, o avere un po' di fastidio, no? Non ti giudicare, non ti giudicare. Significa che devi vivere quella sensazione di o invidia o di tristezza o di vivitela come ci insegna il Cavaliere di Coppe e la Regina di Coppe, cioè abita quella sensazione più oscura, abitala, non fuggirle, perché questo ti permette di creare qualcosa di meraviglioso, 10 di coppe, va bene? Abitala, non fuggire, va bene? Ok, quindi ragazze mie ragazzi, detto questo, adesso andiamo a vedere, sempre mettendo le carte qua sopra, cosa accade per te in amore in questa settimana. Partiamo mettendoci questi oracoli. Allora, nell'amore dal 26 aprile al 3 maggio. Cosa hanno da dirci questi oracoli? Che energia c'è per te? Qualcuno è geloso qua. C'è amore geloso. Amore geloso. Vediamo che altro. Amore negato. Qualcuno si è negato l'amore o c'è distanza emotiva e c'è gelosia o un po' di tensione, no? E poi vedo riconciliazione, festa, riconciliazione, come diceva questa carta. Ma anche la lettura di prima, lo vedevo. Anche nella lettura di prima. Vediamo. Allora, mettiamoci queste qua. Prendiamoci questi altri tarocchi. Nell'amore. Qual è l'energia delle mie ragazze e dei miei ragazzi nell'amore in questa settimana? Il mondo, gli amanti, e il 9 di bastoni. Allora, sai come ti vedo io?
che hai la possibilità di fare una scelta d'amore qua, c'è una scelta d'amore o tra due persone o con una persona, di seguire veramente il cuore e non la mente. Il 9 di bastoni mi parla del fatto che tu puoi essere stanca o stanco, mantieni un po' le difese alte, no? Trattieni un po' il tuo cuore, perché il mondo mi sta raccontando della fine di un ciclo relazionale, è l'inizio di qualcosa di nuovo che ti predispone a fare una vera scelta di cuore. Al tempo stesso ci sono un po' di remore, no? Però qua c'è qualcuno nel tuo campo energetico, c'è qualcuno e al tempo stesso anche un po' di resistenza, no? Vediamo chi è l'altra persona che arriva nei tuoi confronti in questa settimana. Ricordatevi sempre, ragazzi miei ragazzi, di guardare il vostro segno zodiacale, che è uscito per maggio. L'energia della persona che arriva nei tuoi confronti. Cavaliere di denari, paggio di bastoni, la luna. Allora, questa persona c'è, gli piaci molto, ha un interesse nei tuoi confronti, al tempo stesso può avere un po' di paure che lo trattengono e quindi potresti avere un po' dei dubbi in merito a questo, ma è uno specchio, Vedo che questa persona è una persona affidabile, c'è il cavaliere di denari, il paggio di bastoni, una persona che va piano e va lontano. Il cavaliere di denari per me è la certezza che le cose arrivano e rimangono, no? C'è questa persona che ha questa voglia nei tuoi confronti, però la luna mi dice che è come se dovesse affrontare le sue paure interne per farsi avanti in modo, per farti vedere. Può essere gelosa, questa persona, c'è il paggio di bastoni, è una persona un po' più immatura o comunque sia alle prese con questo sentimento che sente, al tempo stesso un po' di remore o un po' di paure, magari tu hai un po' di difese alte o anche energeticamente, perché qua lo vedevamo anche l'eremita col 5 di spade, no? Cioè come ti percepiscono gli altri, come una persona un po' più riservata, un po' più riservata, un po' più intima in sé. Abbiamo anche la papessa qui e quindi questo può generare tensione all'esterno, cioè dall'altra parte. Infatti all'altra parte abbiamo una persona che può essere un po' confusa perché tu emani questa energia di eh, sacerdotale, mi viene da dire, un po' di papessa, un po' di eremita, no? Vediamo comunque alla fine cosa accade nell'amore per te. 9 di denari, asso di spade, cavallo di bastoni. Allora, inizialmente vedo questa un po' più di distanza, no? Col 9 di denari. Qua c'è l'energia di colei o colui che sta sulle sue, con il suo giardino, con la sua autosufficienza emotiva, no? Prima di prendere una decisione, è un po' sulle sue. Poi arriva una comunicazione a di spade, una conversazione che trancia ogni dubbio e qua c'è il via a un incontro molto appassionato, cavaliere di bastoni. Ecco qui amore festoso, quindi qua ci sono delle comunicazioni che tranciano ogni dubbio, sia a questa persona che a te. Il cavallo di bastoni mi conferma questa passione che c'è, questa a conferma anche di questo 10 di coppe, il 9 di coppe, no? Di questo benessere che vedo nel tuo campo energetico. Assolutamente sì. Vediamo un po' cosa ti dice, su questo asso di spade. La ruota della fortuna. Allora, ti parlerà all'improvviso questa persona, è un cambio improvviso, ti parlerà all'improvviso. Sul cavaliere di bastoni, la giustizia, e questo mette a posto le cose. C'è questa spinta di questa persona che farà queste azioni, c'è questo movimento energetico e la giustizia mi dice che le cose vanno assolutamente a posto, come devono andare e riconduciamoci anche al 10 di coppe, no? Sì,
questo chiarimento o questo discorso, questo parlarsi che avviene all'improvviso e la successiva azione è voluta dalla giustizia, perché questo schiarimento, come dire, sai quando ci si parla e ci si capisce, no? Ci si chiarisce, o questa comunicazione che segue poi a questa azione è voluta dalla giustizia, cioè si mettono le cose a posto proprio perché c'è un'azione e si schiariscono ogni dubbio, ogni tensione anche che l'altra persona aveva, cioè un via libera, ok? È un via libera, sì. Vediamo perché questa persona, ci sono queste paure della luna. Ah, ha paura di farti vedere quanto gli piaci. Asso di bastoni. Ha paura di farsi avanti, ha paura di svegliarti, vedi, dal sonno della bella addormentata. Ha paura di farsi avanti. L'asso di bastoni. Ha paura della mazza. Va, ha un po' paura di quello che sta provando per te. Cioè, questo mi conferma la gelosia di questa persona. Magari ti vede un po' più ritirata, un po' più in te, no? E questo scatena in questa persona questa gelosia, questa confusione, ma magari ci sarà qualcun altro, pensa, ok? No, però vedo che qua è forte la cosa. Vediamo l'energia positiva per te in amore in questa settimana. La regina di coppe, energia positiva, eccola qui che la rivediamo, tu ti dai alle emozioni, non fai niente se l'altro non fa. Quindi arriva a ciò che stavi aspettando. La regina di coppe è chi ha pazientato, sono potente perché sono paziente. E quindi abbiamo questa persona che fa una dichiarazione, tu sei amabile, ti dai, vedi? È proprio il consiglio che ti dava anche la croce celtica. Sì, quello che stavi aspettando arriva, quello che stavi aspettando. E qual è l'energia che viene superata? L'energia negativa che viene superata. Là il 4 di denari, trattenersi, no? Non ci si trattiene, non ci si trattiene più, sia dall'altra parte che da parte tua, ok? Vediamo adesso con i miei potenti oracoli, lui, lei, cosa ti dirà questa persona. I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione, vediamo. Cosa ti dirà questa persona? Eccola. Sono geloso di te, cioè l'ho appena detto e l'abbiamo sviscerato tutto già. Amore geloso, sono geloso di te. Eh sì, perché tu ti mostri un po' insondabile, capito qual è il senso? E come? Vediamo ancora, cosa ti dirà questa persona? Cosa c'è dietro a questa gelosia? Cosa c'è sotto? Il fatto che ho avuto sempre paura dell'amore, poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. E qua c'è una persona innamorata di te o comunque che si innamora proprio perché appena gli sorridi, il tuo sorriso è enigmatico anche, c'è papessa, c'è eremita, c'è 9 di denari, 9 di coppe, quindi è un'energia molto autonoma la tua. Va bene, vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Mi fai perdere il controllo. Eh sì, lo vedo un po' più immaturo da un punto di vista emozionale, ma anche molto divertente, molto... Cioè, vedo che starai col 9 di coppe, compiaciuta o compiaciuto ehm, di questa performance, no? Com'era, di chi era quella canzone? Di uno innamorato di te. Com'era? Di chi era? No. Godiamoci lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Ecco, lo vedo un po' così. Lo vedo un po' così. Vediamo un po' cosa ci dicono queste altre. Cosa hanno da dirti questi altri? Collegamento di una causa comune, romanticismo sul posto di lavoro. Forse alcuni di voi è sul posto di lavoro oppure una causa comune, qualcosa che vi lega in comune. No al comune, magari anche al comune, ma qualcosa che vi lega. E qua dice contatto fisico, un tocco tenero significa così tanto. È un po'... ti farà un po' tenerezza, c'è un po' di goffaggine per quanto gli piaci. Ecco, questo mi stanno raccontando adesso gli oracoli anche prima. Vediamo ancora.
I sogni si realizzano, abbi fede perché il tuo arcobaleno arriverà sorridendo. Arriverà sorridendo questa persona, ma anche tu sorriderai. C'è molto entusiasmo qua, c'è entusiasmo, c'è allegria, c'è, sai, ridere un po' della goffaggine. Hai capito la sensazione, no? È figa, è bella, è bella. Vediamo ancora con queste. Cosa hanno da dirti questi altri oracoli, sempre sull'amore? La tua anima gemella non è pronta. Io qua si riferisce soprattutto a questa tensione iniziale che vedo da entrambe le parti, no? Però potresti non essere stato pronto fino a questo momento per rivelare che questa persona è un'anima gemella, però ti dicono lascia scorrere le cose naturalmente, perché abbi fede, il tuo arcobaleno arriverà sorridendo, capito? Abbi fede. Mi stanno raccontando di avere fede qua, non forzare le cose come ci insegna la regina di coppe, no? Viaggi distanza geografica, può essere una persona che sta in un paese dove non abiti tu, che ci può essere un viaggio, uno spostamento nei tuoi confronti, perché qua vedo il cavaliere di bastoni. Sì, cos'altro? Incontro mediante un mezzo di telecomunicazione e quindi messaggi, WhatsApp, vi scrivete, vi mandate messaggi, vi stabilite per un incontro, ok? Molto dinamismo vedo, insomma, molto dinamismo. Vediamo un consiglio per te. Un consiglio per te con lo sciamano nell'amore, nelle relazioni. L'immobilità, cioè è proprio la regina di coppe, non faccio niente, aspetto che sia l'altro e quando l'altro arriva io mi dono volentieri, ma non faccio niente. L'immobilità è un po' il grande mantra, sono potente perché sono paziente, no? Sono potente, faccio il mio passo, faccio le mie azioni, quello che sento e poi resto immobile. L'immobilità è una postura molto, molto potente nel percorso spirituale, perché essere immobili significa non essere costretti dalla mente. Comunque, senza adesso andare a prendere altri discorsi un po' più profondi con l'immobilità nello yoga sciamanico, eccetera, è proprio la regina di coppe, no? Al tuo positivo. Io resto ferma, lavoro da dentro, no? E ciò che deve arrivare mi arriva naturalmente. Questo è il consiglio, ok? Quindi, ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!